Ciao a tutti ragazzi, come al solito bentornati sul canale. Questo pareggio per 2-2 in casa contro la Lazio onestamente ha un po' il sapore di una sconfitta. È chiaro che quando si pareggia nel tempo di recupero magari bisognerebbe essere un po' più soddisfatti, però credo che la prestazione della Juventus ci ha dato delle indicazioni, forse anche delle conferme su alcune cose che mancano. Manca quella cattiveria negli ultimi 30 metri. Davide è un attaccante che fa tante cose fatte bene, però non ha quell'istinto killer che una punta deve avere, quindi gli manca qualcosa di fondamentale. Poi ci sono i soliti infortuni importanti, tecnici da parte di Locatelli, Cambiasso, Di Gregorio, e queste sono cose che purtroppo nel calcio poi si pagano. Andiamo ad aggiungere a tutto questo anche, a mio parere, una direzione di gara discutibile, perché dopo aver visto il rigore di ieri accordato al Napoli, che va a vincere una partita in maniera secondo me meritata onestamente contro il Genoa in inferiorità numerica, nel tempo di recupero per quel rigorino dato a favore del Napoli per intervento su Vergara, beh, non si può non andare a rivedere al VAR l'intervento di oggi su Cabal nel primo tempo, perché un episodio come quello può cambiare il momento della gara. E sì, dopo viene annullato giustamente il gol a Cobb Miners perché Thuram era in fuorigioco, ma soprattutto impediva la visuale a Provedel. Però gli episodi fanno la differenza nel calcio moderno e ripeto, andiamo a vedere ieri quello che ha fatto il Napoli e questo ci può dare la sensazione di quanto importanti siano. È chiaro che la Juventus non perde dei punti per strada solo per questo episodio, però ci sono più cose di cui parlare e credo che sia veramente importante fare un'analisi come al solito equilibrata. Comunque, prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate, così aiutarmi un po' a far arrivare questi contenuti a sempre più juventini possibili. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita comunque difficile. Noi facciamo solo un punto in 2 gare contro la Lazio quest'anno e credo che Sarri comunque sia stato bravo a ingarbugliare, imbottigliare un po' le idee di Spalletti, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo la Juventus secondo me parte bene e nonostante alcuni errori di troppo un po' in fase di impostazione dimostra di avere le idee chiare e dimostra anche di essersi recuperata dal punto di vista mentale dopo la batosta contro l'Atalanta di qualche giorno fa. Si potrebbe anche un po' alla Conte andare a commentare il fatto che la Juventus ha 3 giorni, 2 giorni e mezzo per recuperare e la Lazio ha giocato 9 giorni fa, però noi non siamo come l'allenatore del Napoli, quindi preferiamo un po' glissare su questo argomento. C'è da dire che nel primo tempo, ripeto, la Juventus produce un buon calcio, si crea anche delle situazioni importanti dove Provedel in un paio di situazioni toglie giustamente le castagne dal fuoco perché Provedel è un portiere di qualità, però poi c'è quell'episodio che va un po' a inficiare quello che è stato il primo tempo, perché quel fallo, perché di fallo si parla, deve essere rivisto, scusate, al VAR. Non farlo, soprattutto dopo l'episodio di ieri e soprattutto dopo aver dimostrato che in realtà il VAR può richiamare l'arbitro anche quando non c'è un errore palese. Beh, in questo caso secondo me l'errore palese c'è, ma soprattutto con gli ultimi rigori dati nelle ultime 4-5 giornate bisogna andare a rivedere quella situazione. Poi c'è da dire che a mio parere Guida non ha arbitrato bene, è andato un po' troppo a senso unico, e questa è un'opinione personale, a favore della Lazio in alcune situazioni e quindi insomma si perde un po' quella possibilità di essere in vantaggio 1-0 nel primo tempo o quantomeno di essere solo 1-1, perché poi Locatelli perde un pallone nel secondo minuto di recupero sanguinoso nelle sue tre quarti quando aveva tutto il tempo per passarla, però quello che è più grave è il fatto che con Miners e Bremer che sono lì non gli chiamano l'uomo e poi come al solito siamo sfortunati perché il tiro di Pedro per nulla irresistibile viene deviato da Bremer che mette fuori causa Di Gregorio. Ci si aspetta poi nel secondo tempo una Juventus che entra in campo con un piglio diverso, con la voglia di andare a riprendere la partita, capendo anche quanto è importante visto questo filotto che ci aspetta nelle prossime settimane. Invece la Juventus entra un po' in giabatte nel secondo tempo e si fa prendere un po' a martellate dalla Lazio, che ha veramente poche occasioni perché finirà la partita mi sembra con 36 tiri a 8, però ce ne sono 2-3 nel secondo tempo da parte della Lazio che potevano veramente avere un risultato migliore. Alla fine la Lazio centra la porta 2 volte e in quelle 2 volte fa gol, negli altri 6-7 tiri la porta non la centra mai. Invece Provedel fa 6 parate abbastanza importanti, un paio anche decisive a mio parere, ma la Juventus dimostra di essere un po' in difficoltà e di soffrire quando va in vantaggio e quando c'è bisogno di andare a riprendere la partita, e questo è un qualcosa che è mancato nelle ultime settimane a questa squadra. Nel secondo tempo poi Cambiasso fa un errore secondo me madornale su
quella palla che sì, è un bel passaggio in profondità, però Cambiasso doveva prendere il tempo non solo all'avversario, ma soprattutto nel momento in cui decidi di girarti e la palla sta arrivando, la palla passa a 30 centimetri dal corpo di Cambiasso, che non fa neanche il tentativo quantomeno di intercettare il pallone, in cui vi assicuro che se Kelly fosse stato in quella situazione quel gol lì non lo prendevamo. Se aggiungiamo al fatto che poi Isaksen fa un tiro di, diciamo, buona qualità, ma di Gregorio sul suo palo, si tuffa alzando le mani in una maniera che io non avevo sinceramente mai visto fare a un portiere, e dimostra ancora una volta di essere troppo fragile in alcune situazioni dove è importante poi timbrare il cartellino, perché quello sarà in effetti l'unico tiro, se vogliamo dire, della partita che Di Gregorio poteva sinceramente prendere. Se tu prendi quel tiro, la partita finisce anche in maniera diversa. Poi per tutto il secondo tempo la Juventus, ahimè, si sbilancia alla ricerca di questo pareggio che poi sembra non arrivare mai. C'è da dire che il solito McKennie è colui il quale poi tiene sempre alta questa bandiera e dimostra ancora una volta di essere imprescindibile, perché McKennie oggi ha giocato ancora una volta una partita di grandissima qualità, mentre invece Thuram, anche Locatelli, soprattutto per il gol poi regalato alla squadra avversaria, lo stesso Bremer, Cambiasso ancora una volta, sembrano purtroppo in grande difficoltà. Ildiz lo sapevamo che non era comunque in condizione strepitosa, visto che aveva quel fastidio muscolare, però in un paio di situazioni arriva vicino al gol. Ci sono due parate di Provedel, una da un tiro da fuori area che tira di destro, che Provedel fa una parata importante, poi quella in calcio d'angolo di sinistro che magari finiva sul palo, però quantomeno Ildiz cerca e tenta di arrivare al tiro e al gol, mentre invece David non tira mai. Io ho visto pochi calciatori che giocano punte non arrivare mai al tiro come fa David, anche in situazioni come nel secondo tempo dove si trova tu per tu con Provedel e preferisce scaricare. Un calciatore e un attaccante feroce lì deve provare a fare gol, e purtroppo questo a David manca. E lo stesso Openda, che entra poi al posto di David, che entra, non mi ricordo se al posto di David, comunque dimostra anche lui di non essere un calciatore che ha quella freddezza, e a noi manca da davanti qualcuno che possa proprio arrivare negli ultimi 20 metri con gli occhi iniettati di sangue. Ancora una volta buono l'entrata di Boga, che in realtà offre l'assist decisivo a Kalulu, e credo che il pareggio sia quantomeno il risultato giusto dopo la partita odierna. E poi anche Zegrova, anche se purtroppo Zegrova a volte è un po' monotono in quelle che sono le sue finte, e poi gli viene preso un po' le misure, e soprattutto sbaglia, penso su 6 cross ne sbaglia 4 forse, quindi gli manca un po' di quello, però è entrato con un piglio leggermente diverso da come l'avevamo visto nelle ultime uscite dove non aveva fatto bene. Spalletti secondo me dimostra di avere in mano una squadra che purtroppo è abbastanza fragile, e soprattutto quando va in svantaggio fa molta fatica a recuperare le partite. C'è anche da dire che il Milan gioca un calcio aberrante, però le partite poi le porta a casa in una maniera o nell'altra grazie a un'ottima difesa e a un gol di Riffo di Raffa. Il Napoli ogni tanto gioca partite come quella contro il Genoa, dove in realtà il Genoa meritava molto di più, però poi nel bene o nel male gli episodi gli finiscono anche a favore ogni tanto. A noi purtroppo non va così, perché ci sono un paio di situazioni, basti pensare l'altro tiro di Cop nel primo tempo e il tiro di Locatelli nel secondo tempo e un paio di parate di Provedel. La Juventus purtroppo non riesce a portare a casa quel gol che gli avrebbe dato l'opportunità di mantenersi stretto quel quarto posto, che è abbastanza fondamentale. Purtroppo ragazzi non siamo ancora quella squadra matura che può arrivare a portare a casa partite come questa, dove serve qualche cosa in più. Siamo molto meglio della squadra che Spalletti aveva preso in mano e che era un po' allo sbando quando c'era ancora Tudor, però ci manca ancora qualcosina per fare quel passo in avanti, e ad oggi capiamo ancora bene come mai Spalletti era stato così diciamo onesto nel richiedere questo attaccante, che purtroppo in questo momento potrebbe fare per noi la differenza. Però errori come quelli di Locatelli, di Cambiasso e di Gregorio in una squadra come la Juventus non possono capitare ogni domenica, perché altrimenti ci troviamo in situazioni come quella di oggi che non sono accettabili. Concludo dicendo che è anche importante capire quanto giocatori come Kelly in realtà possono fare in questo momento la differenza, soprattutto nel momento in cui Bremer non è chiaramente al suo meglio.
È un peccato perché lasciamo dei punti per strada in un momento in cui ci aspetta un filotto di quelli, difficili. L'unica nota positiva è ovviamente il rinnovo di Kenan Yildiz che è arrivato ieri e che, è stato annunciato durante la conferenza stampa prima che parlasse Spalletti. È una nota chiaramente, strepitosa perché Kenan Yildiz è la Juventus, Kenan Yildiz è il calciatore su cui puntare, però credo che in estate sarà importante fare un po' di pulizia, perché ci sono tanti calciatori che hanno un rendimento troppo incostante e per una squadra come la Juventus qualcosa che non si può accettare, anche perché la paghi oggi, e anche Di Gregorio, che io non ho mai criticato, credo che oggi purtroppo rientri tra i problemi, perché ripeto, il portiere della Juventus molto spesso ha poco da fare durante la partita, però quelle 2 volte che viene chiamato in causa devi fare la differenza e la devi fare sempre. Comunque ragazzi, lasciatemi la vostra opinione, sono curioso di sapere se per voi in realtà abbiamo poi salvato un punto o abbiamo buttato un po' all'aria in realtà i 3 punti in una partita dove la Juventus aveva prodotto tanto, ma purtroppo porta a casa troppo poco. Un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. Sempre Forza Juve.